Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz07X e benvenuti al pre-QuakeCon 2023, dove ogni anno prima del QuakeCon vi elenco tutto quello che bisogna sapere prima dell'evento e rieccoci finalmente anche quest'anno a parlare dell'evento più atteso per i fan dell'ID Software, e quest'anno ci sono alcune entusiasmanti notizie. Infatti oggi parleremo ovviamente di tutto quello che occorre sapere sulla data e il luogo dove si terrà il QuakeCon di quest'anno, ma anche degli ospiti che vi prenderanno parte e soprattutto anche dei possibili annunci che potrebbero avvenire nel corso dell'evento. Quindi partiamo subito dopo la intro. Il QuakeCon 2023 tornerà finalmente a tenersi in presenza a Grapevine in Texas dal 10 al 13 di agosto e ovviamente ci sarà anche l'amatissimo LAN Party BYOC, quindi possiamo dire con certezza che tutto è tornato alla normalità dopo 3 edizioni online dell'evento. E per questo l'evento di quest'anno sarà focalizzato principalmente sul LAN Party. Infatti anche il logo dell'evento è stato creato appositamente per questa occasione. E sempre per la decisione di voler incentrare l'evento solo sul LAN Party, la sala espositiva non ci sarà. Tuttavia sarà possibile partecipare anche per chi non vuole giocare, infatti è possibile acquistare biglietti per soli spettatori. Per quanto riguarda i match ci saranno ovviamente le QuakeCon Finals e inoltre ci sarà anche la finale dei Quake World Championships per Quake Champions. Ma ci saranno anche degli spazi dedicati ad altri titoli Bethesda come Fallout, The Elder Scrolls Online e Starfield. Inoltre ci saranno anche spazi riservati ad aziende di informatica come AMD, Nvidia, Alienware, Glorious, SteelSeries e molte altre. Ovviamente le presentazioni e anche le QuakeCon Finals e le finali dei Quake World Championships saranno trasmesse in streaming. Per quanto riguarda gli ospiti, quest'anno ci sarà Master Pancake e soprattutto ci sarà niente meno che John Carmack, il fondatore dell'ID e padre di Wolfenstein, Doom e naturalmente anche Quake. Infatti è stato invitato dall'ID a partecipare all'evento, malgrado alcuni dissapori con ZeniMax che ci sono stati in passato quando lavorava alla Oculus, e da quello che ha detto nel tweet dove annunciava la sua presenza, si auspica che ci saranno molte conversazioni con i fan nei corridoi come il primo QuakeCon. Quindi direi che quest'anno a livello di ospiti il QuakeCon sarà molto soddisfacente. Parliamo ora degli annunci che potrebbero esserci nel corso dell'evento. Ebbene, l'anno scorso Marty Stratton, il CEO dell'ID Software, ci lasciò a bocca asciutta comunicando che avevano in sviluppo un nuovo grande gioco ma che ancora non erano pronti a mostrarlo, e questo potrebbe essere l'anno giusto. Infatti nell'ultimo anno e mezzo l'ID ha pubblicato vari annunci lavorativi per un nuovo FPS di una serie di lunga data, e di questo parlai approfonditamente in un video che trovate qua sotto nella descrizione. E appunto lo scorso anno disse che ancora non erano pronti a mostrare il loro nuovo titolo, però c'è una buonissima probabilità che quest'anno verrà annunciato un remastered per Quake 2. Infatti la commissione per il rating dei videogiochi della Corea del Sud ha recentemente classificato Quake 2 Remastered confermando il rating del titolo originale, quindi destinato ad un pubblico maturo. La commissione del rating sudcoreana è solita classificare titoli ben prima del loro annuncio. Infatti lo stesso avvenne per GTA The Trilogy The Definitive Edition, e trovate il link nella descrizione del video dove parlai di questo, ma soprattutto avvenne anche per Quake Remastered sempre nel 2021, prima che venisse annunciato al QuakeCon di quell'anno. Quindi è certo che l'ID stia attualmente lavorando a Quake 2 Remastered ed è altamente probabile che verrà annunciato al QuakeCon di quest'anno. Dalla classificazione sappiamo inoltre che il gioco è attualmente stato solo classificato per PC, quindi presumo che un porting per console arriverà più tardi rispetto al rilascio su PC, oppure semplicemente ancora non sono state classificate le versioni per console e in tal caso potrebbero essere anche annunciate in contemporanea con la versione PC. E stando al remastered del primo Quake, le piattaforme su cui potrebbe essere disponibile saranno appunto PC, ma anche PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S e Nintendo Switch. E potrebbe essere disponibile gratuitamente per chi possiede attualmente la versione digitale per PC del gioco, come il titolo precedente appunto. Inoltre si pensa che saranno anche remasterizzati mission pack per il gioco e forse ce ne saranno anche di nuovi. Si pensa inoltre ci sarà anche pieno supporto per gli add-on e le mods come sul remastered del primo capitolo, e se sarà effettivamente così allora i fan di Quake 2 possono gioire, perché effettivamente Quake 2 si merita un remastered, non solo perché è un bellissimo gioco, ma anche perché su PC moderni non è ben supportato e quindi occorrono delle patch della community per giocarlo a risoluzioni più alte e in widescreen. Però esiste già una specie di remastered per Quake 2, anche se non giocabile da tutti.
Infatti nel 2019 fu rilasciato Quake 2 RTX, che applicava ray tracing e una stupenda nuova grafica al gioco, quindi magari Quake 2 Remastered avrà anche le features della versione RTX incluse? Intanto è già una grande notizia il fatto che stiano lavorando ad un remastered per questo gioco. Ma quindi sarà Quake 2 Remastered il grande nuovo capitolo di una serie ID di lunga data? Ebbene, con una serie come Quake è difficile fare ipotesi e già in passato nel video in descrizione cercai di fare qualche predizione su questo misterioso nuovo capitolo e sinceramente non credo che Quake 2 Remastered sia l'unico progetto alla quale sta lavorando ora l'ID. Magari sarà l'unico annunciato quest'anno, ma onestamente spero di no, dato che molti fan desiderano un nuovo gioco della serie. Però sinceramente sono molto combattuto su cosa potrebbe essere se si trattasse di un nuovo Quake. Infatti, così come potrebbe essere un continuo della storia di Quake 4, quindi una specie di Quake 5, potrebbe magari essere anche un reboot per la serie, così come è stato fatto per Wolfenstein e Doom in passato. E appunto è difficile fare ipotesi con una serie così complessa come quella di Quake, quindi credo che non ci resta altro che aspettare e sperare in un glorioso ritorno della serie. Infine, nelle prossime settimane verrà pubblicato tutto il programma delle giornate dell'evento, dove ci saranno gli orari ufficiali di ciò che accadrà di giorno in giorno, quindi per restare aggiornati vi invito a seguirmi su Instagram e su Twitter, dove pubblicherò queste informazioni quando saranno rese pubbliche. Grazie a tutti la visione, spero che il pre-QuakeCon di quest'anno vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e cosa vorreste vedere voi all'evento di quest'anno. Buon QuakeCon a tutti, noi ci vediamo in un prossimo video.